Combricola, buongiorno! Mancano pochi minuti, Marco si sta preparando perché oggi è il grande giorno, sarà l'esame finale per la patente C. Quindi noi ci siamo messi in questo parcheggio poco più avanti dove avverrà l'esame e andiamo a sentire se Marco è un po' agitato perché non ha nemmeno voluto ripassare. Ha detto ormai le cose ce le ho qui nella mente, fidiamoci. Allora, sei pronto? Combricola, buongiorno! Sono nato pronto, assolutamente, il mio secondo nome è pronto. Sono un po' agitato sinceramente, però vabbè dai. Ma ci sta. In teoria, anzi no, questa è la pratica, non è la teoria. In pratica dovrebbe andare tutto bene. Sì. Dai, vamonos. Nel frattempo ragazzi io preparo la pappa perché poi quando arriverà Marco sicuramente sarà super affamato. Un po' la tensione, un po' l'agitazione, poi si rilasserà e gli salirà l'appetito. Quindi vediamo cosa bolle in pentola, una cosa proprio veloce. Sto facendo saltare questi piselli con qualche cipolla e poi gli aggiungerò i 2 hamburger di soia. Ragazzi, sono qui a fare l'esame, aspettate che scendo e vediamo cosa riesco a farvi vedere. Non so se è Marco che guida però, Vedete in fondo il camion? Ah no, mi è attaccato col rimorchio, quindi evidentemente non è Marco. Starà facendo prima le patenti coi rimorchi. Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti e nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Allora ragazzi, Marco purtroppo è ancora lì fuori al freddo, sono passate oltre 2 ore e mezza, pensate, quindi adesso l'ho chiamato, gli ho proposto di preparargli un bel caffettino caldo, così almeno si scaldano. Due con zucchero e 1 no. Ragazzi, mi ha appena telefonato Marco ma non si è sbilanciato a darmi la notizia. Adesso il cuore che mi batte forte, vediamo. Incrociamo le dita ragazzi. E avanti. Mon amour, ciao felicini! Oh, meno male, bravo, amore, fatti il 5. E vai, grande! Contentissimo. Com'è andata? Benissimo, bene. Mi ha fatto qualche domanda di teoria, i documenti che servono sul camion. E niente, poi ho fatto guida. Comunque Gian top, grazie Gian, grazie al Boris, grazie a Matteo, grazie a Paola anche. E grazie all'istruttore che è stato bravo. È stata una bella avventura, sì, dai. Bello. Grande amore. E grazie a te, Fischia, sei stato tu che hai studiato, ti sei dato da fare. L'anno prossimo ho in mente di fare qualcos'altro. Bene. Felicini, buongiorno. Ci troviamo qui in aeroporto, Orio al serio, ma soltanto per accompagnare un'amica. C'è una cosa che voglio farvi vedere, alle mie spalle già la vedete. C'è questa esposizione del treno di cioccolato più lungo del mondo e adesso ve lo volevo mostrare. È cioccolato vero, pensate che è lungo 55 metri ed è certificato dal Guinness World Record. È fatto dai maestri cioccolatieri italiani e anche di Malta, quindi maltesi, ed è stato creato per i Giochi Olimpici di Cortina 2026. Mamma mia che bello, anche proprio, se notate proprio anche le rotaie di cioccolato, è tutto interamente di cioccolato. Ha il vagone merci che trasporta la legna. Oh ma amore, ma che profumo si sente? Buonissimo, di cioccolato, ma dicono che non è commestibile, no? Quasi gli do un morso. Ho letto che non è commestibile, però la tentazione è forte, è vero? Che bello. Ci stiamo dirigendo in fretta al parcheggio per evitare di pagare 10 euro, perché il primo quarto d'ora è gratuito, ma oltre paghi 5 euro e poi 10. E infatti noi abbiamo scoperto di dover pagare 5 euro, mannaggia. Che ladrata ragazzi, cioè veramente. È una truffa legalizzata questa, Buongiorno Combricola! Combricola, buongiorno, Siamo diretti fuori dall'azienda dove lavora Chicco, nostro figlio, infatti è un viaggio super breve perché sono quanti? 3 chilometri. Ecco, 3 chilometri, perché
abbiamo promesso a Chicco un pranzettino insieme in camper. Oggi è senza macchina, quindi uscirà dall'azienda e salirà in camper, mangerà e poi ritornerà al lavoro. Quindi una pausa pranzo, diciamo, alternativa. Almeno passiamo un po' di tempo assieme. Esatto, passiamo un'orettina insieme e volevo anche mostrarvi magari cosa sto preparando di buono. Anzi ragazzi, se non ci seguite, ci trovate anche su TikTok, lì mostriamo tante belle ricettine e tanti video inediti che comunque qua su YouTube non vedete. E nulla, quindi ci vediamo fra 3 km. Cosa canticchi? Non vedo l'ora di mettermi in viaggio, veramente. Già l'ebbrezza di mettersi in viaggio anche solo per 3 km è tanta roba, né? Come siamo messi male. Fammi dire che gli mancano i denti, dai. Ah, settimana prossima partiamo per l'Albania. Già, per la seconda fase. Seconda e ultima fase, si spera. Ma dove stai andando te? Perché non sei intagliato dentro di là? Perché stavo parlando. Mi sei confuso. Vabbè, c'è una scorciatoia, saremmo già arrivati. Va bene, dai. Prolunghiamo un po' così parliamo un attimino. Ma sì, va bene. Siamo qui parcheggiati a fianco all'azienda, leggermente inclinati. Posiziono le telecamere in modo che capiate come siamo inclinati. Così. Dai che sto preparando tutto l'occorrente per girare il video su TikTok della ricetta. Dai, cosa prepari oggi di buono, amore? Diglielo ai Felicini. Allora, oggi per pranzo preparo dei gnocchi di riso con delle verdure e poi faremo una bistecca per il nostro figlio che mangia carne, così. Tanto per cominciare, ieri sera ho messo a bagno questi gnocchi di riso che abbiamo acquistato in un negozio di quelli che trovate normalmente di solito nelle grandi città, che sono i negozi orientali che vendono cose cinesi, giapponesi. E infatti i gnocchi di riso si presentano così. Vedete che sono secchi? Ma sono maleducati, non si presentano bene. No, non si presentano bene, no, sono carini. Li ho messi a bagno per ammorbidirli e il risultato è questo. La verdura che ci occorre è questa: zucchine, cipolle, carote, coste e zenzero. Se vi interessa la ricetta completa vi invitiamo ad andare sul nostro canale TikTok e lì la troverete. Però il risultato finale io ci tengo a farvelo vedere, quindi ci vediamo dopo. Vediamo il risultato di questi gnocchi, ma sono bellissimi. Nel frattempo stiamo tostando 3 fette di pane, anzi mi sa che da girare, amore, se no si brucia. Chicco dovrebbe spuntare da là. Questa è la tavola pronta. Notare il centro tavola, queste magnifiche primule che ci ha portato in dono la nostra amica Sara di Arte e Sapori di Oggiano, la pasticceria. Anzi, se non conoscetela andatela a trovare. Quindi Sara, grazie ancora del tuo gentile cadeau, cercheremo di tenerle il più possibile, anche se io non prometto niente perché non abbiamo il pollice verde. No, però gli ho dato da bere, giuro, sia ieri che oggi, quindi dovresti stare tranquilla. Poi tra l'altro c'è anche una formagella che ci hanno portato Simo e Raffa l'altro giorno, che sono passati a trovarci, che sono i nostri amici, ed è questa, una formagella di capra che arriva direttamente da Chiesa in Valmalenco. Ed è strabuona. I nostri amici ci viziano portandoci il formaggio direttamente dalla montagna, quindi ogni volta che loro vanno in montagna ci portano il formaggino. Sono troppo amori, grazie ancora ragazzi. Nel frattempo Marco sta tostando il pane. Hai fame amore? Famissima, è da ieri sera che non mangio, non abbiamo neanche fatto colazione. Sei digiuno da quante ore? Da 19, 20. Insomma. Buongiorno, cosa pensi di venire così al ristorante in camper? Esci dall'azienda e entri al ristorante? Funziona così oggi. Com'è andata? Bene. Ciao ragazzi, buon appetito! Buon appetito a tutti! Mangiamo Ciao, con tutta calma perché fra poco Chicco deve rientrare. Dai. Ciao! Ciao Ne. Buongiorno Felicini! Amici, buongiorno! Ma sapete che sono già passati 4 mesi dall'ultimo nostro viaggio in Albania per il rifacimento dei denti? Perché il tempo passa inesorabilmente. E infatti ci troviamo a riorganizzare il secondo viaggio e l'ultimo, perché sarà l'ultima fase, e di conseguenza una cosa che non può mai mancare prima di organizzare un viaggio, cos'è? L'assicurazione sanitaria. Questa volta rimarremo qualche giorno in più perché la prima fase siamo rimasti solo 5 giorni, questa volta saranno 16. È un lavoro che ci aspetta un po' più lungo, poi vi spiegheremo, però vabbè, iniziamo con l'assicurazione. E come ben sapete amici, la nostra assicurazione di fiducia è Frontier. Andiamo quindi su preventivo
calcoliamo il preventivo, quindi scegli la destinazione Europa e Mediterraneo. Abbiamo 3 pacchetti, base, smart e top. Andiamo a vedere cosa cambia tra uno e l'altro, andando magari a visionare soltanto il top e vediamo che garanzie ci sono in più. Vi ricordo che Frontier ha 0 franchigia sul rimborso delle spese mediche ed è molto importante oggigiorno perché la maggior parte delle altre assicurazioni purtroppo la franchigia ce l'ha. Felicini, ci siamo quasi, fra poche ore si parte per l'Albania. Mi raccomando, seguiteci, non in aereo perché non potete seguirci in aereo, però seguiteci perché quando torneremo a casa torneremo con un bel sorriso d'Urbans. Sì, perché questa è la seconda fase di rifacimento denti, quindi ci aspetta un bel lavoretto. Rimarremo 17 giorni, quindi non è poco. Speriamo di avere il tempo anche di andare a visitare qualcosa, oltre che la clinica dentistica, Non si lo so. spera. Per chi non ci avesse seguito nella prima fase dei lavori, noi stiamo andando a Tirana in una clinica super conosciuta che ci è stata consigliata dalla compagna di mio suocero. Conosciamo molte persone che sono state in questa clinica, sono tornate a casa col sorriso d'Urbans e non hanno avuto problemi. Quindi facciamo 1 più 1 fa 2 e è per questo che ci fidiamo andare qui. A Tirana ci sono tanti dentisti, però tante volte andare al buio non è che sia il massimo, Nel frattempo stiamo approntando gli ultimi lavoretti da fare. Io ho già preparato i panini che mangeremo in aeroporto, perché fra poco aspettiamo Chico che arriva a prenderci e ci accompagnerà lui. Marco sta spostando, cosa stai facendo, amore? Sto spostando i dati del mio cervello su una memory perché ho il cervello pieno, quindi li sto spostando. Sto liberando le memory perché ci servirà un po' di memoria per fare i video in Albania. Qui abbiamo gli zaini pronti, sul sedile davanti le valigie che adesso prenderemo. Questo è il mio cambio che anzi adesso preparo, ok. Ho anche spento il frigo, anzi fatemi mettere questi contenitori sotto il freezer così quando cola l'acqua viene raccolta qua. Le ultime cose le porto da mio papà nel suo frigo, una bella pulitina e via che si parte. Prima di partire spegniamo tutto, lasciamo acceso solamente il sistema di sicurezza, quindi le telecamere e tutti i sistemi di sicurezza che abbiamo, in modo che da remoto riusciamo anche a controllare cosa succede. Dai, carica che andiamo. Siamo arrivati in aeroporto finalmente. In attesa per il volo. Ci siamo piazzati qua, adesso ci mangiamo i panini che ho preparato, ma è presto amore, siamo arrivati quante ore prima? Cioè il nostro aereo parte alle 5:30, dovevamo arrivare alle 3:30 e saranno Siamo arrivati alle le 2:20, giusto per arrivare leggermente in anticipo. No vabbè, adesso mangiamo, poi entriamo. Con calma, con tutta Con calma. calma. Non si sa mai cosa si trova in strada, no? Quindi ci vediamo sull'aereo ragazzi. Ciao! Allora ragazzi, sapete che in ogni viaggio c'è un intoppo, no? Qual è stato il nostro intoppo di oggi? Che Marco 24 ore prima, quindi ieri sera, giusto per portarsi avanti, ha fatto il check-in. Arriviamo al terminal, passiamo il QR code e non passa. Cos'è successo? Che Marco sì ha fatto il check-in, ma il check-in del ritorno. Ero già avanti, capito? Vabbè, adesso scherzi a parte, comunque questo scherzetto ci è costato, dovrebbe essere di 55 euro a testa, quindi 110 euro. Buttati via, perché? Perché erano da poco passate le 2 ore prima del volo, quindi il check-in va fatto entro le 2 ore, ne erano passate 2 ore da tipo 5-10 minuti e siamo scesi, ci siamo fatti fare il check-in manuale, però lo scherzetto è andato. Bene. Vabbè. Poi, Non è colpa loro, è colpa nostra, che non abbiamo controllato la data. però una volta si faceva tutto manuale era meglio, adesso tutto automatico può anche capitare che sbagli. La Sara diceva che con quei 110 euro lì avrebbe potuto comprarsi un profumo. Anche 2 magari. Con gli sconti che ci sono qua anche 2, ma va Che giramento di coglioni. Consigliamoci col caffè, ma che è meglio. Chi si vuole far fare un bel check-in da Marco per il prossimo volo? Sì, ti offri amore. Scrivetelo nei commenti. Sei un tipo affidabile, eh? Alla ricerca dei posti 18 e 18F. Allora, siamo atterrati 20 minuti prima, dovremmo trovare qui all'uscita l'autista della clinica che è venuto a prenderci. Andiamo a cercarlo.
L'hai già individuato? L'autista non è ancora arrivato, ma probabilmente perché siamo arrivati in anticipo. Quindi adesso facciamo una capatina alla Vodafone per ricaricare la scheda che avevamo fatto 4 mesi fa e poi magari lo chiamiamo per sicurezza. Ah, sei qua, amore? Sei qua in fila, nella fila breve? Come mai? Da breve. Non lo so, qui c'è davanti una ragazza e ti sono tutti in fila. Ha detto vai pure. Ah, vai pure, boh. Arrivati all'appartamento abbiamo fatto un po' il gioco delle 10 chiavi perché non riuscivamo a trovare la cassetta. Alla fine abbiamo trovato quella giusta. Ma perché questo? Perché il ragazzo che ci ha fatto il video dell'appartamento probabilmente è un video di presentazione, è un video vecchio dove c'era una sola cassetta, adesso ce ne sono 10 e quindi sono andato a intuito. Cioè, ce n'era solo una adesso. Adesso andiamo a farci una bella doccia perché siamo veramente stanchi. Ci vediamo domani. Ciao belli! Ma non gli facciamo vedere l'appartamento? Sì, facciamo vedere l'appartamento. Ah, ok, andiamo, dai, vai. Apri, vediamo se la chiave è quella giusta. Allora, nel video il signore ci ha mostrato che è il terzo piano. Terzo piano. Quindi adesso chiamiamo l'ascensore, ma non così col dito. Ascensore! Appartamento 23. Marco ha già salutato la telecamera e entriamo. Vediamo. Permesso, c'è qualcuno? Guarda che ha lasciato fuori il... Beh, cucina carina, piccolina, ma non è che ci serve tanto. Qui abbiamo la zona divanetto. Oh, c'è anche il ferro da stiro, fono e lavatrice. Camera da letto. Ah, c'è anche il portaguardaroba con le grucce. Non c'è l'armadio, ma c'è un portaguardaroba aperto, ma va bene. Guarda, amore. Vedi, non c'è l'armadio, ma c'è una cosa del genere, vabbè, dai. Andiamo a vedere il bagnetto, noi siamo abituati. Ma infatti, noi siamo camperisti, ragazzi. Andiamo a vedere il bagnetto. Oh, ma come piccolo! È più grande quello del nostro camper. Aspetta, Ma sì, dai. Non è certo bello come quello di Anna, vero? Questo bisogna dirlo, non c'entra proprio niente. Assolutamente. Però dai, va bene. La vista sulla piazza magnifica. Non è il mare, però vabbè. Siamo in centro città. Non possiamo vedere diversamente, non possiamo avere un panorama diverso. Questo è. Direi che va bene, dai. Dai, va bene. Senti che profumi, oh mamma mia. Io ho fame, ma siamo in digiuno, quindi c'è poco da fare. Quindi direi che ci salutiamo, andiamo a farci una bella doccia, una bella dormita perché è stata una giornata un pochino stancante. Ci vediamo domani mattina perché dobbiamo essere in clinica alle 8, quindi sveglia alle 6 sicuramente per fare una colazione abbondante perché non sappiamo se salteremo o meno il pranzo e quindi dai, direi che ci possiamo sistemare e tranquillizzare. Ciao ragazzi, buonanotte. Buonanotte, domani. Un beso. Buongiorno Felicini, abbiamo dormito benissimo perché il materasso devo dire che è proprio comodissimo. Adesso ci stiamo facendo colazione, mentre Marco è in bagno volevo mostrarvi le cose particolari di questo appartamento. Cavo della televisione così volante, senza neanche una canalina. Televisione che è praticamente attaccata alla cucina, qui devi stare attento alla capoccia. Wi-Fi con altro cavo volante riposto in una scatola ermetica. Abbiamo trovato questo reperto di zucchero dell'anteguerra tutto rappreso che non ci fidiamo sinceramente a usare, quindi riporremo al suo posto. Questo olio che sembra quello del motore e non ci siamo fidati sinceramente a averlo, e infatti ieri sera siamo usciti a comprare il nostro olio extravergine d'oliva, il meglio che abbiamo trovato. E poi vabbè, ci sono diverse pecche. Abbiamo le tazze che praticamente sono tutte macchiate, vedete?
sono pulite ma un po' macchiate. I canovacci per asciugare i piatti o le mani in cucina non esistono. Le salviette in bagno ci sono solo quelle grandi per farsi la doccia e neanche una piccola per il bidet o per il viso. Insomma, tanta bella scena, perché come vedete ci sono fiori ovunque e tutto, ma di sostanza a livello pratico ha un peccato. Marco dice vabbè, cosa pretendiamo per 32 euro? Vabbè, insomma 32 euro in Albania non è che sono proprio pochi, però d'altronde abbiamo dovuto optare per un appartamento più vicino rispetto all'altra volta, perché dovevo fare più avanti e indietro, anche magari diverse volte al giorno, e stare da Anna dove eravamo l'altra volta, che era bellissimo, ci siamo trovati da Dio, non avremmo potuto perché è distante più di 2 chilometri. Poi andiamo a buttare via i soldi con 110 euro regalati alla Ryanair, non fa niente. Vabbè dai ragazzi, sistemo, lavo 2 piatti, ci prepariamo e andiamo in clinica che alle 8 dobbiamo essere là. Un beso! Sono uscita da sola perché Marco è ancora seduto sul water, ha dissenteria forte forte, quindi adesso sento il dentista cosa vuole fare, se magari inizia a fare solo me. Allora ragazzi, sono già in clinica, sono qui fuori alla porta nell'attesa che mi chiamano perché devo fare la lastra 3D per vedere in che stato sono gli impianti. Sono ancora fissati. Allora, la scelta del colore. Allora, siamo su questi colori. È una truffa legalizzata questa, Tanta sana ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Destinazioni ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai.